Siamo in un'Italia un po' avanti nel futuro, ovviamente è un'Italia distopica, tutto quello che verrà detto ovviamente si discosta dalla realtà, i personaggi sono puramente di fantasia, anche quelli che incontreremo all'interno della nostra avventura. Quindi siamo in questa Italia distopica nel futuro dove quello che è la politica, che ormai non viene più eletta dal popolo da diverso tempo attraverso delle tecniche di governo tecnico continue, decide quello che deve fare una persona proprio al primo impatto nel mondo lavorativo fino alla vecchiaia. Supercomputer creati dal governo decidono quello che deve fare ogni persona in base all'attitudine. C'è chi si oppone a tutto questo e decide ancora di fare il lavoro che gli piace o comunque fare quello che gli pare, ma ovviamente non viene aiutato in nessun modo, quindi è molto più difficile rispetto alla realtà. Questi gruppi di persone comunque tendono a riunirsi, ma non possono fare chissà quanto rumore perché è tornato in vigore le leggi del buon costume e ovviamente le grandi manifestazioni sono state bloccate per la sicurezza ovviamente del popolo. Ci sono anche un gruppo di volontari che vengono chiamati camiciati, hanno il compito di ovviamente segnalare alle eventuali forze dell'ordine se dovesse esserci qualcosa che non rispetta le varie vecchie leggi del buon costume. E quindi abbiamo i nostri 4 personaggi, vivono in un paesino piccolino, si incontrano all'interno di quello che è un bar, il normalissimo bar Roma di tutte le città d'Italia. Introdurrai il mio gatto. Prima- Io arrivo all'interno, mi veniva da dire taverna, ma è semplicemente un bar sport, con il mio destriero, il mio nobile e grasso destriero, un gatto di dimensioni colossali, viola, tigrato, chonky, con quelle zampette corte come solo TikTok ci insegna. Arrivo davanti al bar, il gatto si acciambella, io balzo giù e quello che vedete è una donna prosperosa, formosa, con lunghi capelli vaporosi e azzurri e un colorito insolito, se così si può dire, della pelle. E mi accingo ad entrare. Si presenta ovviamente la cameriera che è da un paio d'anni che lavora in quel bar. Claudia ti dà il benvenuto. Claudia è sempre stato un personaggio molto molto esibizionista, molto diciamo colorata rispetto a tutto quello che c'è intorno. Lei ha deciso, nonostante lo stipendio da fame, dato che non segue quello che dice il governo e tutto, di fare questo lavoro in questo bar perché questo luogo spesso viene visitato da tantissime persone, molto spesso non le tipiche persone del paese. Oh, Epione, ciao, Claudia, buongiorno. buongiorno, il solito posto? Sì, spalla al muro, porta davanti e frescura da entrambi i lati. Perfetto, perfetto. Ti porto il solito cornetto cappuccino? Sì, Perfettissimo. ringrazio. E Pione è così avvolto nella sua routine che non si è accorta del disastro che succede alle sue spalle, dove una goffa figura femminile non molto alta, con i capelli tutti arruffati, le corti in trecce molto goffe, sta urtando contro i tavoli, continuando a far cadere cose, dicendo scusami, no, scusa. Tranquilla, siediti qua e tipo ti fa cenno di un piccolo posto proprio accanto a dove stai passando tra le persone. Scusa se ti ho messo a disagio, vuoi che... No, io... mi serve la cipolla. Cosa? La cipolla? Sì, la cipolla, no, non era la cipolla, era un'altra cosa. No, non lo so, mi hanno detto di entrare qui perché qui avrei parlato con le persone, ma io non so parlare con le persone, quindi mi serve una cipolla. E mentre lo dico, mi muovo urtando un'altra sedia e cado con il sedere all'indietro. Tutto bene? Perché i tuoi capelli sono così blu? Sono come le nuvole. Sì, sono le nuvole. Sono le nuvole, ma sono bellissimi perché sono le Se nuvole. ti fa piacere saranno le nuvole. Pero di animale?
C'è un animale? Sì, però abbiamo un problema con l'animale. Cerca di non essere Cosa c'è un problema troppo con l'animale? Cos'è felice successo con- all'animale? No, l'animale sta bene. Proprio mi affretto, mi alzo, Molto mi triste, aggrappo un paio o di sedie arrabbiata, buttandole o giù e depressa, o anzi corro cosa? verso l'esterno. Non ridere, non ridere davanti all'animale. Animale, sì! L'animale. Entro con una... Insomma, sto pensando agli affari miei. E ho questi capelli blu, anch'io corti, questa giubba sempre sul celeste. Poi mi accingo ad andare verso il bancone e poi ordino caffè lungo e a parte del latte di soia. Qual buon vento ti porta? Ma sono qua perché mi è stato detto di essere qui. Ok. Però ne parliamo più tardino. E tipo, vedi che con la coda degli occhi, Claudia ti indica una persona in fondo al bar, vestita con una camicia strettissima al collo, con i capelli rasati ai lati, che è lì che si sta leggendo il giornale. Si esce un attimo lo sguardo oltre il giornale, vi squadra, intravedi il suo bavero della sua camicia totalmente nera e poi ritorna a guardare il giornale. Io sto camminando all'esterno del bar e all'improvviso vedo questa nuvola viola e ne rimango affascinato totalmente. Il mio personaggio si presenta con dei vestiti tipicamente da circo, quindi se qualcuno ha visto The Greatest Showman, proprio il vestito classico ok, perfetto, il vestito classico da presentatore, la giacca rossa e sotto un corpetto nero. Le fattezze di questa persona sembrano quasi maschili, però i lunghi capelli neri tendenti al rosso vi fanno pensare che ci sia qualcosa che... Gli occhi gli brillano all'improvviso e vede questa affascinante creatura alla quale si avvicina soltanto per guardarla e tra sé e sé dice: cavoli, nel mio circo starebbe veramente bene un animale del genere. Quindi apro la porta col sorriso a 32 denti, perché io sono felice di sentire un contatto con quelle che sono le mie origini. Quindi apro e penso che di fronte a me troverò questo fluffoso, gigante, miagoloso e una persona vestita di tutto punto. E il gatto. Quindi mi blocco, il mio entusiasmo si frena nel momento stesso in cui al posto di trovare l'animale come prima cosa trovo un essere umano. Tu non sei un gatto, tu non sei un animale. No. Ok, mentre siete lì che vi state scambiando gli sguardi tra animali e persone, passa un'altra figura con questa camicia, anche lui strettissima, annodata fino all'ultimo bottone, ovviamente tutta nera anche questa, che passa tra di voi e Rain ti dà una spallata, passa poi dritto verso quello che è l'entrata del bar. E appena lo fa io lo fisso stizzito quando si è neri dalla paura. Io in tutto questo sì. sto finendo il mio caffè e guardo fuori. Sì, dalla vetrata intravedi comunque tutta la scena e quando ti giri per guardare l'esterno, anche se sei un po' stupito, vedi proprio questa persona che dà una spallata a Rain, si gira quasi svogliatamente, proprio col collo abbastanza mollo, come se fosse strafottente. Proprio schifato va verso Rio. Mi sposto terrorizzata e quasi mi appoggio sul gattone. In questo momento provo panico, terrore. Che hanno aperto i circhi. Oh sì, sei invitato se vuoi. Sono un proprietario di circo. Tra poco faremo uno spettacolo. Ci manca la Con me, bestia. Fortuna, non parlava con me. E tu cosa ti immischi? Mi affondo tra il pelo del gatto, lasciando che mi copra. Mi sto tipo Homer Simpson dentro la siepe. Perfetto, il gatto te lo fa fare. Scusa, ma hai appena volto una domanda a me? No, stavo parlando Mi ad vedi alta solo? voce. Entra dentro il locale e si siede accanto ad Alexander. Ti guarda, ti squadra.
tutti questi colori oggi cosa è successo? Avete fatto la lavatrice tutti insieme e vi siete dimenticati di mettere gli scuri coi colorati? Ma no, semplicemente pioveva. E quindi per andare contro alla cupezza della eventuale della pioggia, ciò che mi ha detto l'istinto è di mettere le prime cose che trovavo nell'armadio. È questa simil divisa di questo colore guaia che me la tocca. Ma lei invece più che altro che cosa la porta invece a questo posto, se è una domanda che pensa sia lecita? Niente, avevo voglia di un caffè. Ehi tu, fammi un caffè. Sì, ok. Si mette lì a preparargli il caffè. Non è male il caffè da queste parti. No, almeno una cosa buona c'è in questo posto. Non c'è sicuramente il gusto per il vestirsi, ma... Torno dentro che io ho comunque una colazione in sospeso. Cioè, io non mi muovo senza far colazione. Dopo il breve dialogo con questa dolcissima e simpatica persona, saluto il gatto con uno sguardo, diciamo, appena rivolto verso di lui, ancora un po' affascinato da questa creatura. Mi avvicino piano al nuvolo di disperazione pelo viola. Cosa vuoi fare? Io penso di entrare. E dai peli, spostato dal mio soffio, vedrai che si creerà un buco dove esce giusto una porzione del mio viso. E dico, stai parlando con me? Sì, sto parlando con te. Io vorrei stare qui, in realtà inizio a sentirmi un po' a mio agio. Poi mi La lancio sotto del fuori. gatto fa e se la ritira. Ma io non sono un bicchiere, perché mi tratti così? Allora, mia mamma ha detto che io devo andare al bar per parlare con le persone, ma io non voglio parlare con le persone, perché dice che passo troppo tempo con gli animali, ma gli animali sono belli. Io a casa il mio Bubu, che è un orso, che in realtà lui è il papà della mia baghiera, che è troppo piccolo per portarla in giro. Io volevo portarla in giro, ma loro mi hanno detto no, perché poi ci sono dei problemi, ci sono le persone quelle vestite di nero che non te lo fanno fare. E quindi ho detto, allora vai prima al bar, devi trovare degli amici, perché se trovi degli amici poi tu iniziamo, vai a fare la spesa, magari visto che ci sei prendi una cipolla. Ok, va bene, ho capito. Fai una cosa, tu stai in silenzio, segui me, e se devi dire qualcosa a qualcuno, me ne occupo io. Però mi dici cosa devi dire. Posso stare in silenzio? Sì. Sì. Ok, voi intanto, mentre avete fatto questa discussione, Claudia ovviamente ha preparato anche il caffè. L'altra figura che era in fondo con il giornale lo piega e si siede dall'altro fianco di Alexander. E io mi giro con il caffè in mano, anzi con il mio cappuccino, mi giro e tipo li osservo. E tu cosa fai nella vita, eh? Cosa ha scelto per te il governo? Sei strano, sei particolare. Sono stato combattente, sorseggiando ciò che rimane nella soia e poi facendo una faccia tipo... Poi ho appoggiato le armi perché ho capito che questa non fa parte dei miei ideali. L'ho capito sul campo però, perché io penso che le esperienze che fanno di un uomo in senso materiale, non nel senso che fanno di una persona a persona, si possono vivere soltanto vivendole. Non c'è altro modo per farlo, quindi in questo momento sono in questo limbo, in questa sorta di onda e sto aspettando il mio ruolo sostanzialmente, che io venga richiamato oppure che segua ciò per cui voglio lottare, che è la giustizia sociale. Io vorrei che tutti gli uomini fossero uguali. È questo quello che fa di me la persona che sono diventato adesso. Ah, bravo, come un vero uomo, coraggioso e forte. Ma basta che vai al comune, sicuramente ti faranno fare uno di quei lavori da maschi, da forti. E con la voce molto sommessa, perché sono terrorizzata da queste persone, e dico proprio, che cos'è un lavoro da maschi? Non capisco. Si dice che praticamente, siccome ci sono delle persone molto chiuse di mentalità, pensino che determinati lavori, tipo lavori di forza, siano dovuti solo ai maschi. Ma è una stronzata.
Claudia, mi dai per cortesia un altro caffè lungo? Grazie, Claudia. Finisco il mio caffè, che la giornata è lunga, no? E quando finisci di dire questa frase, non ve ne siete accorti, ma è entrata un'altra persona all'interno del bar. Anche questa, c'è questa figura, è con i capelli biondi, anche questa è rasatissimo, con la camicia anche lui strettissima, che entra all'interno del bar, proprio all'uscio, e chiude la porta e gira la chiusura della porta. Mi giro, vedo una persona che non ho mai visto e alzo la giacca di Rain e infilo la testa sotto, schiacciandomi sulla sua schiena. Vedo questo movimento, sento che Ryu sta panicando totalmente, mi giro, vedo questa persona e io mi metto così col bastone a fissarlo. Si sistema proprio per bene. Diego, grazie per avermi avvertito. E la persona che aveva il giornale, che era il secondo che si è seduto accanto a Alexander, fa un cenno con la testa. Ah! E quindi allora è vero che in questo luogo si incontrano diverse persone che tendono a fare gruppetto, eh? E sentiamo un po', cosa fate di bello tutti qua insieme? Allora, Lavatrice. Quindi qua abbiamo due puffi, Gli alzo il dito medio. poi abbiamo una persona abbastanza stravagante nel modo di vestirsi, Hai ragione, le giacche sono così fuori moda. poi abbiamo una macchietta Dale. e poi abbiamo una bestia là Il gatto sotto, gli no? fa il dito medio. bellissimo. Con quella zampa cionchissima. E prende una sedia, la gira al contrario, si siede proprio al contrario. E quindi sapete come funzionano? Non si possono fare queste riunioni insieme senza chiedere il permesso al governo, no? Io E qua sono mi sembra di allampata vedere. sul tavolo e sto alzando la mano. E mi sembra di vedere 4 persone che abbiano, anzi 5 se vogliamo mettere anche il barista, che si stanno facendo un bel gruppetto che potrebbe essere un pericolo per il nostro bellissimo governo, importantissimo governo, anzi. Ho Quindi, una domanda! dimmi Puffo, Ma te l'ho sfilato! che Il cosa? palo nel culo! Esce una lama completamente, anche questa nera, fatta di ferro battuto. Sì, non dovrei prendermi le responsabilità del governo, ma penso che non ci siano problemi a dare una lezione a qualcuno che ne ha bisogno. Oh mamma che paura! Ti prego, illuminami. Ti poggia la lama vicino al viso, basta chiedere scusa, no? E risolviamo tutti i problemi. E spunta su di me un'armatura fatta di piume di pavone. Con gli stesse iridescenze viola e blu che riportano al pelo del gatto. Però ha questa mantella che parte dalla vita e si estende con queste piume di pavone enormi, tutte colorate, e poi l'armatura che è bianco iridescente, quindi con delle sfumature di lilla, di viola. Bene, allora che facciamo? La risolviamo con le scuse o volete una bella lezione? Voglio sentire scusa. Suca. Aspetta, ci riprovo. Suca. No, non ce la faccio. Strappo una di queste piume, la scuoto e questa praticamente si allunga diventando una spada. La pianto a terra, faccio leva, gli do un calcio sotto al mento, roteo al contrario e mi alzo con queste piume che sventolano in aria. E poi riprendo la spada, la faccio roteare leggermente e con il dito medio li faccio vieni. Nel mentre fai questa cosa, arriva uno dei suoi aiutanti che prende il tavolo sotto di te, lo sposta di colpo e ti fa cadere a terra. E tutti quanti scoppiano una risata. E il capo del gruppo si asciuga
Ah, siete dei duri, eh? Ah, e si butta al centro della rissa. Quindi faccio una danza facendo vibrare tutti questi stracci colorati che ho addosso, come se fosse una campanella che si muove. Rotio su me stessa e con un colpo deciso di questo amuleto arcato che tengo fra le mani, un colpo d'aria viene emanato da me. Provi a fare questa cosa, ma quando lo fai inciampi e l'aria va tipo sotto di te e non va verso i tipi. Allora, mentre l'aria passa, io sto ancora vorticando con questi miei stracci, si taglia un lembo del mio viso e dico no, l'ho cucito ieri! Praticamente sono in piedi, cioè sì, sono in piedi, lo guardo, faccio una cosa come gli metto le gambe davanti e lo spingo. Poi inciampa, nell'inciampare prende una parte della tua giacca e ti trascina un attimo con te all'interno e vai a sbattere contro Epione. E vedendo praticamente tutto questo disagio e vedendo che tipo vola via un pezzo del vestito di Ryu. Sono abituato al circo. Esatto, io mi sto divertendo, insomma, sto guardando con molto gusto. Afferro il pezzo di stoffa, faccio praticamente un salto mortale verso di lui. Ok. Saltando, giro e atterro con le gambe proprio dritte sulla faccia, con la patta, per dire, dritta sulla faccia di lui, facendolo cadere all'indietro. Adesso non ti fanno più schifo le persone come me, vero? È lì che diventa tipo rossissimo per qualche secondo, poi comunque anche tra la ferita e tutto quello che è successo, tipo, vedi che quasi gli occhi si girano al contrario e perde i sensi mentre cadi con lui, non ti fai nulla e l'hai messo KO. Non resistono mai al mio fascino. Ok, scusate. Vai via e non tornare mai più. Ok. Vede, il tipo comincia a correre, nessuno lo blocca, prende l'altro, su, andiamo. La porta è chiusa. Appunto, tipo sbattono contro la porta, vede che tipo aprono la porta correndo, la spalancano, scappano via e quello che era tipo la figura del capo piano piano si riprende un attimino, vede che ci sei tu, Rain, sopra di lui e lui ok, scusate, non volevamo disturbare e piano piano strisciando si sta allontanando verso l'uscita. Tiro per un piede, lo tiro indietro verso di me. Ok. What do you want, fucking man? Do you understand? Perché non parla l'italico? Avete vinto, va bene, bravi, complimenti, non vi preoccupate, non potete fare niente a uno dei camiciati. No, io non ho capito però ancora la lezione che dovevamo imparare. Perché sei entrato così e hai messo la spada contro una persona che forse era mia amica, per questo motivo non devo più prendere la cipolla e poi ti sei comportato veramente male. Nel frattempo tipo mi avvicino e inizio a disegnare cose colorate sulla sua camicia, ghirigori colorati, poi mi giro e offro un pastello ai miei nuovi amici. Io lo prendo volentieri e faccio la stessa cosa. Io ho questi e tiro fuori una stringa di nastri colorati con tutti i colori possibili che voi possiate immaginare, tutte tonalità di viola e di rosa. Possiamo fargli una camicia più bella? Sì, glielo potremmo legare anche intorno alla testa e fargli un bellissimo fiocchettino, come una principessa, che bello! E fuori questa pallina rossa, la schiaccio, fa popi. Lui è tipo, no, anche la pallina... Questo è il triplo danno la pallina emozionale. rossa, no, vi prego. E glielo attacco al naso e faccio, adesso sì che sei perfetto. Ti va di venire a lavorare per me? Arriva Claudia che gira il bancone e fa, scusate, potrei fare una cosa che volevo fare da tanto tempo. Tipo, lo prende per quello che è la collottola e per la base dei pantaloni. Proprio vedete che è fortissima lei fisicamente, lo prende tutto per intero. Fa, scusate, devo buttare via l'immondizia se non vi dispiace. E apre la porta e lo butta fuori, lo butta in mezzo alla strada, rotolando. E si riprende dopo un attimo e il tipo comincia a correre e andando via. Grazie per avermi dato una mano. Scusate, però volevo farlo da tanto tempo di buttare l'immondizia fuori.
questi schifosi camiciati. Si gira verso Ryu, ti prende le mani e poi ti mette una cipolla in mano. Ho sentito che ti serviva una cipolla, no? Bravissima, grazie. Sì, credo. E si gira, fa e prende una delle piume cadute dal vestito di Epione. Questa mi sa che è tua. Grazie, la riattacco, poi batto di nuovo i polsini e tipo Sailor Moon al contrario ritorna in camicia e pantaloni. Con una mano tipo rimette il tavolo sulla posizione mentre sta tornando. E mentre sta facendo i caffè fa, comunque siete dei tipi particolari, siete anche bravi a fare schiaffi, io non me la sento spesso, cioè il bar non è mio, appunto dovrò anche spiegare perché c'è un tavolo, perché si è rovinato il tavolo. Vabbè, non fa nulla, però bravi, siete stati molto bravi, grazie per... Da sotto un tavolo una voce esclama: perché era già successo prima? Sì, sono fastidiosi questi dannati camiciati. Perché lo fanno? Non ho capito. Perché lo fanno? Gli danno fastidio quelli come me, suppongo un po' come voi, che diciamo vogliono uscire fuori dalla massa. Avete dimostrato di essere bravi, comunque, appunto vi offro tutto quello che volete, anche perché tanto è il mio ultimo giorno, me ne voglio andare. Sul cazzo questa cosa. A parte che poi mi inseguirebbero all'infinito, quindi sì. Tanto il supercomputer mi troverà un altro lavoraccio di merda da fare. È sempre dal tavolo una voce: perché non vieni alla fattoria? Alla fattoria ci sono tante cose da fare. Poi abbiamo gli animali. Io ho Bubu è molto bella, però c'è una figlia che è ancora più bella, che si chiama Baghera. E secondo me potresti andare molto d'accordo. Però a lei non piacciono le cipolle. Io non so, dovrei portarli. Io una cipolla. faccio. Tipo, Claudia si sta confondendo. Fa, ok, mi piace il lavoro del andare a lavorare in campagna. Sì, penso che tornerò con te. Però volevo chiedervi una cosa. Vi piacerebbe prendere a schiaffi altri di questi tipi? Potrebbe essere divertente. Ma cosa ci guadagniamo in cambio? Dunque, come lo spiego? Tanto tempo fa, non so se alcuni di voi lo sanno, ci si poteva riunire e si faceva una cosa chiamata Pride, dove facevamo un po' di casino, un po' di trambusto per difendere comunque i diritti di un po' come me, come voi, come tutti. Quando dice questa cosa io esco dal tavolo tipo una talpa, sorridendo a 32 denti. Avrei bisogno di una mano per organizzarlo, perché come sapete la buon costume non vuole che si organizza. Però di nascosto lo stiamo facendo e secondo me voi siete dei tipi giusti per dare una mano ad affrontare Perché farlo di nascosto? camiciati. Non so a farlo di nascosto, dovete farlo in vista a tutti. E poi più siamo meglio, no? Sì, Se si combatte insieme, si combatte per un unico scopo. E vedete che mi alzo prima sulla sedia, poi sul tavolo a invocare il mio credo. Fa anche il gatto dietro. c'è il tipo che si chiama Secco. Ha una discoteca non troppo lontano di qua. È una discoteca esclusiva. Non ci si può vestire di nero, non si possono usare le camicie di quel colore schifosissimo. E lei ha diverse persone cioè conosce tantissime persone, bravissimo, e conosce tantissime persone che probabilmente potrebbero darci una mano ad organizzare il Pride. Beh, Si fa veramente. Io ne ho sentito parlare, ne ha parlato mia nonna quando io ero una bambina, questa era la mia storia preferita. Però non pensavo si potesse fare davvero. Io potrei... Anzi, andrò a contattare tutti quelli del mio quartiere e prenderò più persone possibili. è così che si fa, Claudia. Bravissima. E tipo inizio a battere i pugni sul tavolo. Però, Ok. essendo che sono in piedi, mi piego per battere il pugno. Per Sì, sottolineare- possiamo battere quegli stronzi. Sì! Bene, quando voi avete contattato Secco e abbiamo l'ok anche suo, sono sicuro che sarebbe un sacco di persone. Io ho visto Epiona trascinare a livello emotivo Alex, no? Cioè ho visto questo ardore che si è creato fra di loro.
Quindi io mi avvicino a loro, mi alzo un attimo e dato che aveva appena parlato Alex, cosa che non ho fatto finora, prendo una mano a Alex, prendo una mano a Ipiona, avvicino le mani e dico Naokis, adesso voi siete amici e continuo a battergli le mani. E dopo che ho lasciato le vostre mani, noterete, riuscirete a sentire c'è quel sentore di cipolla leggero sulla vostra pelle. Che buon odore che ha l'amore, veramente. Io sorrido tantissimo, sono super contento di questa cosa. Vedete tipo che lei un attimo, tipo porta i capelli indietro per un attimo. Io guardo tutto dall'esterno e mi chiedo, ma che diamine sta succedendo? Cosa sono tutti questi sentimenti? Che schifo! Direi che con questa scena e con la missione che vi è stata data, direi di poter concludere anche questa sessione, perché comunque questa appunto è una B-shot e poi andremo nella prossima volta. Però vorrei chiuderla con una scenetta. La telecamera si sposta dal nostro gruppo di eroi e si sposta verso un enorme palazzone fatto tutto interamente di vetro, dove ci sono i simboli del tricolore che scendono da ogni parte. Nell'ultimo piano, su un enorme trono, sempre che questo tutto tricolore, c'è una donna con un enorme giaccone in pelle nero, con dei jeans e una camicia nera attillatissima. Ovviamente ragazzi sono tutti personaggi di finzione, non esistono Il assolutamente. personaggio puramente bionda. casuale. È anche donna. bionda. E spunta davanti a lei quello che era il capo del gruppo che avete preso a schiaffi, tutto completamente pieno di ematomi, che arriva davanti, e con la camicia tutta colorata, che arriva davanti a questa donna. Capo, c'era un gruppo di persone tutte colorate, c'erano dei puffi, c'era un gatto enorme. Che cosa stai dicendo? No, si stanno mettendo d'accordo, sembra che vogliano fare qualcosa. Ha presente il bar dove aveva detto che si stavano organizzando per fare quella cosa che facevamo tanto tempo fa, il Pride? Ecco, probabilmente ce la stanno per fare. Questa cosa non deve accadere. Questa cosa è considerata come un rave, quindi deve essere fermata. Mandate tutte le forze, mandate tutto lo Stato.